Questa serie di video funge da approfondimento narrativo, filosofico ed introspettivo di Final Fantasy IX. Questo videogioco ha ricevuto l'amore che merita soltanto da qualche anno a questa parte, nonostante una calda accoglienza da parte della critica fin da subito. Purtroppo, molti hanno difficoltà nel superare lo scoglio iniziale della grafica cartunesca, del mondo colorato e dei toni scanzonati. Il mio scopo non sarà quello di farvi cambiare idea riguardo al gioco, al personaggio o l'argomento in questione, ma mi limiterò soltanto a darvi la mia visione delle cose di un gioco che amo con tutto il cuore. Io sono Steve e oggi tratteremo il protagonista del gioco, ovvero Jidan Tribal. Mettetevi comodi e buon ascolto. Protagonista della nona fantasia, Jidan è un ragazzo allegro, spigliato e incredibilmente altruista, dimostrando come l'allora Squaresoft si sia discostata dai main character introversi e chiusi dei titoli precedenti, Terra, Cloud e Squall. Definire Jidan soltanto con questi aggettivi sarebbe però troppo semplice, perciò partiremo dal principio, dalla sua creazione. 1783. Pianeta Terra. Garland, dopo il fallimento della sua ultima creazione, decide di costruire un nuovo angelo della morte che, a differenza del precedente, abbia modo di crescere fisicamente e mentalmente, in modo da sviluppare il tanto agognato potere della trance. Così facendo, la sua creatura sarebbe diventata forte abbastanza da seminare il caos sul pianeta Gaia. Solo più tardi questo bambino prenderà il nome di Jidan. Delle macchinazioni di Garland parleremo maggiormente in un video apposito. 4 anni dopo, Kuja, primo angelo della morte, geloso del più talentuoso fratello, lo rapisce per poi abbandonarlo su Gaia, lasciandolo ad una probabile prematura dipartita. Soltanto l'arrivo di Kalot impedisce al piccolo Jidan di morire, e sarà questo stesso burbero individuo a crescerlo e ad educarlo. Kalot è anche a capo di una bizzarra banda di ladri chiamata Tantalus, che quando non commette furti ed altri piccoli crimini si diletta come compagnia teatrale. Jidan, nato come portatore di distruzione, viene cresciuto nello stesso pianeta che avrebbe dovuto attaccare e nonostante il padre adottivo severo impara valori importanti quali il rispetto, il cameratismo e l'altruismo. Durante tutti questi anni il ragazzo cerca indizi sul suo luogo di nascita o sui suoi veri genitori, ricordando però soltanto una luce blu e nient'altro. All'età di 13 anni questo suo desiderio di scoperta e ricerca della propria identità lo spinge a partire da solo per un lungo viaggio tra le terre di Gaia. Egli si imbatte nella draghiera di Burmesia, Freya, ma non trovando ciò che cerca torna da Kalot e dai Tantalus, convinto che la propria casa sia dove sono presenti le persone a cui vuole bene. Soltanto 2 mesi dopo, Jidan deruba la Maison du Roi e durante la fuga fa la conoscenza di Amaranth, uno degli addetti alla sicurezza della Magione. Grazie all'astuzia, il ladro riesce a fuggire e a far ricadere la colpa sulla guardia. Gli avvenimenti del gioco iniziano nel gennaio del 1800, con i Tantalus pronti ad inscenare uno spettacolo teatrale ad Alexandria, per distrarre i presenti dal loro vero obiettivo, il rapimento della principessa Garnet, sotto richiesta del reggente Sid IX di Lindblum. Il piano va a buon fine grazie alla collaborazione della stessa Garnet, nonostante una fuga rocambolesca e l'aggiunta al gruppo del maghetto Vivi, che è rimasto involontariamente coinvolto nel fatto, e Steiner, il cavaliere della principessa che ha cercato di impedirne il rapimento. Questa forzata convivenza mostra un aspetto importante di Jidan. Già da questo momento è fortemente attratto dalla bellissima Garnet. Molti hanno erroneamente scambiato questo suo colpo di fulmine come un banale flirt, visto che il nostro eroe è un noto donnaiolo, ma è lui stesso a dire di sentire delle fitte al cuore, è qualcosa di completamente diverso, tanto che arriva a lasciare la sua banda e a risvegliare il potere latente della trance pur di salvare una Garnet che, dopo la rovinosa caduta del mezzo che ha permesso loro la fuga, è andata dispersa. Serve un motivo per voler aiutare qualcuno? Con l'avanzare della storia, il ruolo da leader di Jidan si fa sempre più evidente, dando consigli fraterni a Vivi nel momento del bisogno, proteggendo Garnet ad ogni costo e tenendo uniti anche i membri del party più restii alla compagnia come Steiner, Freya o Amaranth.
Lui è il collante del gruppo di Final Fantasy IX e il centro di gravità attorno al quale ruotano tutti i personaggi, buoni o cattivi, ed è sempre lui che, nonostante i suoi problemi esistenziali e le sue crisi di identità, tiene alto il morale degli altri, li aiuta, li salva o semplicemente li conforta. Jidan è puro altruismo, è la virtù fatta persona, ma è anche incredibilmente disonesto quando si tratta dei suoi sentimenti. Ha difficoltà a dichiararsi a Garnet, che pure ricambia i suoi sentimenti. Ha problemi a chiedere aiuto al prossimo e cerca sempre di mascherare le sue insicurezze dietro una facciata sempre allegra e vivace. Soltanto quando anche Vivi deve prendere la sua decisione importante, Jidan si apre con Garnet, raccontandole parte della sua infanzia ed il suo desiderio di conoscere la sua vera casa. Poi, a Madain Sari, dove i due si avvicinano in maniera inequivocabile, lasciando intendere che il cruccio del protagonista sia stato smorzato o eliminato. Ma purtroppo non è così. Le tortuose avventure del gruppo portano Jidan e compagni al cospetto di Garland e del pianeta Terra, in cui sono presenti numerosi abitanti dall'aspetto identico a quello del biondo protagonista, e una costante luce blu infastidisce di continuo il ragazzo. La luce blu è quella di Gaia, contrapposta alla rossa di Terra, ed è per questo che gli abitanti di quest'ultimo ne soffrono particolarmente. Intuendo qualcosa, Jidan si dirige da Garland senza avvisare o parlare con gli altri. Vuole chiudere questa storia da solo, sentendosi l'unico responsabile di tutte le vicende terribili accadute nel gioco. Garland lo accoglie a braccia aperte, confermando che questo è il suo pianeta d'origine e che lui è una sua creazione, un genoma, atto alla distruzione di Gaia e alla rottura del suo ciclo di anime. Nonostante la ribellione del ragazzo, quest'ultimo viene sconfitto ed il suo diabolico creatore inizia a rimuovere l'anima di Jidan dal corpo per poterlo, suo malgrado, trasformare in uno dei tanti genoma senza anima, né scopo. È qui che assistiamo al momento più basso del ragazzo. Qui le sue certezze crollano, la sua anima sbiadisce e la sua mente confusa rigetta se stesso, il suo passato ed il suo futuro. Lui, cresciuto a Gaia, è in realtà l'arma che ne avrebbe causato l'estinzione. Lui è nemico di Gaia, nemico di tutto ciò in cui ha creduto, nemico della vita stessa. Vivi, Eiko, Amarant, Freya, Quina, Steiner cercano tutti invano di ricordare quanto lui abbia fatto per loro, pronti a restituire il favore ad un amico che si regge a malapena in piedi, ma che imperterrito zoppica verso la più completa desolazione, privato di energie, anima e cuore. In una serie di scontri difficili, Garnet sarà la luce che rischiarerà le tenebre del cuore di Jidan, offrendo stavolta a lei una spalla su cui piangere, come egli aveva fatto con lei in numerose occasioni. Conscio nuovamente di poter fare affidamento sui suoi compagni, la sua anima rimarrà salda nel suo corpo ed il suo fardello risulterà alleggerito dopo anni di interna sofferenza. Sconfitto Garland, Kuja fa la sua comparsa e dopo aver assorbito le anime che Garland stesso aveva immagazzinato negli anni, annienta Jidan e compagni, arrivando a ottenere il potere della trance. Con un potere ormai ineguagliabile, Kuja scopre però che la sua vita ha un limite e che questo sta per dettare la sua dipartita. Preso dalla paura e dalla disperazione, distrugge l'intero pianeta e solo grazie al mezzo personale di Garland, il gruppo di Jidan riesce a salvarsi, seppur malconcio. Kuja sarà l'ultimo ostacolo del viaggio, pronto a fare a pezzi anche Gaia in preda al suo folle nichilismo, ma anche questo potente avversario viene sconfitto. Ormai, prossimo alla morte, il genoma lancia la sua magia più potente e spazza via se stesso e i suoi avversari. Jidan si risveglia in un luogo completamente diverso, privato di ogni energia e al cospetto dell'entità che rappresenta la morte stessa, Necron. La simbolica battaglia che vede gli 8 personaggi affrontare questo essere è uno specchio del desiderio di vivere che fa i conti con l'inevitabile morte. Final Fantasy IX, così come i suoi protagonisti, positivi e negativi, è racchiuso in questa filosofia. La vita, per quanto limitata, va vissuta appieno e piuttosto che affrontare la morte con paura, è meglio vivere la vita con determinazione.
È proprio il senso della vita che risveglia in un morente Kuja un barlume di redenzione, teletrasportando con le ultime forze rimaste il gruppo fuori dal mondo di cristallo e dall'albero di Ifa. Jidan si lancia poi da solo, ma stavolta con intenti molto più nobili e altruisti, alla ricerca del corpo del fratellastro conscio che probabilmente non sarebbero più tornati, né lui né Kuja. La redenzione di Kuja, che in prossimità della fine capisce cosa significhi vivere. Il perdono e l'immedesimazione di Jidan per un essere che ha causato solo morte e distruzione. L'albero di Ifa, in preda agli ultimi spasmi disperati, attacca i due che spariscono in una nera dissolvenza. Qualche tempo dopo, durante una nuova recita dei Tantalus, Garnet, ormai regina di Alexandria, assiste dall'alto della sua posizione, ma con il cuore colmo di tristezza. Nelle battute finali, uno degli attori incappucciati si rivela essere proprio Jidan, tornato sano e salvo dalla sua amata. Come hai fatto a sopravvivere? Non ho avuto scelta. Ho dovuto vivere. Per tornare a casa da te un giorno. Perciò ho cantato la tua canzone. La nostra canzone. Jidan è un personaggio incredibilmente complesso e solo apparentemente un eroe senza macchia e senza paura. Il suo forte altruismo è la sua più grande virtù, ma vuole tanto bene al prossimo da cercare di non coinvolgerlo nelle sue questioni più intime e dolorose, ed è per questo che si è sempre mostrato come un sicuro Don Giovanni spigliato e deciso. La verità è che gli eroi perfetti non esistono, e lui è sempre stato insicuro delle sue origini, del suo scopo, dei suoi sentimenti persino. Jidan è imperfetto, è volubile, è istinto ma anche ragione. Non è facile delineare un personaggio quando somiglia terribilmente ad una persona, fatta quindi di sfaccettature, cambi di umore, pensieri volatili e attitudini che si evolvono con il tempo e le esperienze. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, un commento o condividete il video. Ci saranno sempre più contenuti di questo tipo e ricordate, il vostro supporto è sempre apprezzato.